Abbiamo approfittato di questa tiepida giornata tardo autunnale per venire a pescare a feeder in questo piccolo canale e tentare le carpe che lo popolano. Questo è un canale che esce da una zona umida e si riversa in mare, quindi fondamentale vedere i movimenti di marea. Stiamo pescando su una marea montante, infatti la corrente sta già rallentando un po', non è una corrente molto forte, stiamo pescando con un block end di 20 grammi, come potete vedere l'assetto di pesca prevede questo braccetto che tiene la canna da feeder in posizione corretta in modo da creare l'angolo giusto tra tip, filo e pasturatore. Sono pesci selvatici, quindi pesci non facili che richiedono un approccio attento e soprattutto mirato. Pescheremo con terminali sottili nell'ordine dello 0,12, ami relativamente piccoli 18-20, innescando 2 bigattini. Diciamo che questo è l'approccio di partenza. Poi man mano che la sessione prende vita andremo a correggere il tiro qualora non vedessimo alcuna abboccata. Stiamo pescando con un running rig in battuta su una perlina di stopper, nonodo di stonfo, terminale di 1 metro. La pesca a feeder è una pesca essenziale e la lunghezza del terminale in certi contesti è fondamentale, anche perché va in relazione alla forza della corrente e al comportamento dei pesci. Può capitare di vedere delle botte sul tip e mancare la ferrata. Questo perché? Perché magari i pesci mangiano vicino al pasturatore, vanno proprio lì a toccarlo mentre fuoriescono i bigattini. Però si può verificare anche l'opposto, e cioè tendono a stare lontani dal pasturatore perché magari sono pesci molto sospettosi, come lo sono le carpe di questo canale. Questo running rig prevede un anti-tangle micro, lavorato interamente al tornio e soprattutto made in Italy. Autolubrificante, quindi con una scorrevolezza sempre alla perfezione in qualsiasi momento. Come possiamo vedere, il foro di entrata e di uscita è smussato perfettamente. Qui trova alloggio una girella e come possiamo vedere si viene a creare l'angolo retto di 90 gradi e in questo modo si evitano i rovigli, si evita che il terminale vada ad aggrovigliarsi alla madrelenza. L'uso del nonodo, conosciuto dai più come ferretto, in questi contesti diventa quasi d'obbligo. Non peschiamo a lunga distanza, peschiamo ad una corta distanza e soprattutto peschiamo con terminali sottili, quindi qualora dovessimo forzare il pesce, che sicuramente punterà subito verso dei tronchi che sono sulla sponda opposta, noi lo potremo forzare tranquillamente perché grazie al nonodo il terminale tiene il suo carico di rottura al 100%, proprio perché tra lenza madre e terminale non c'è nodo. Il collegamento del terminale al nodo è semplicissimo, facciamo una falsa asola, andiamo a posizionarla su questo gancetto, ruotiamo intorno all'asse del nodo 4-5 volte, poi lo andiamo ad inserire all'interno di questo piccolo
cappio, sentiremo un tic, un rumore metallico. Ecco, questo ci segnalerà che il terminale è perfettamente assicurato al nodo. Qualora volessimo cambiare terminale, nessun problema. Lo estraiamo questo cappietto, facciamo il movimento inverso rispetto al precedente ed il terminale è tolto. Nella pesca a feeder la precisione nel lancio è tutto. Ora in questo caso è semplice riuscire a lanciare il pasturatore sempre nel solito posto, però dobbiamo fare comunque molta attenzione. Ho preso un riferimento in acqua, si sta specchiando, dove si specchia appunto una fabbrica che abbiamo qua di fronte, una delle tante finestre, e sto lanciando sempre nel solito posto, circa a 45 gradi sulla mia sinistra a centro canale. In questo caso ecco la mangiata, pesce. Andato perché? Perché ha puntato subito sotto sponda dove ci sono dei tronchi taglienti e ha distrutto il terminale. Graditissima sorpresa. Ovviamente anche questi pesci non sono esenti dalla pesca a feeder, anzi sono assai sensibili a questa tipologia di approccio. Ripeto, stiamo pescando su una marea montante ed è arrivata questa graditissima sorpresa.
spot accogliente e allo stesso tempo molto divertente, dove la promessa dell'ultimo lancio viene meno fino a che non scenderanno le tenebre.